Buonasera a tutti, sto tritando una cipolla perché oggi preparo dei calamari ripieni con dei piselli, un pochettino di pane grattugiato per dare un po' di consistenza e poi una cottura rapida alla piastra. Quindi una ricetta velocissima, rapidissima e ottima perché il calamaro è il signor mollusco. Quindi attenti al procedimento perché è un qualcosa che può essere ripetuto tranquillamente, molto facilmente. Ci vediamo dopo per l'assaggio. Intanto in una padella capiente metto un po' di olio extravergine d'oliva e faccio rosolare la cipolla che avevo tagliato finemente. Ecco qua. Una volta riscaldata un po' la cipolla, l'aggiusto con un goccino di vino bianco per creare un po' di emulsioncina assieme all'olio extravergine e quindi fare un po' di densità. Dopo qualche secondo aggiungo i piselli. Ecco qua, si sta leggermente rosolando, quindi senza andare oltre. Aggiungo i piselli, in questo caso sto usando dei piselli fini surgelati e comincio alla cottura. Pian piano li rosolo a fuoco moderato. Ecco qua, sempre rimestando di tanto in tanto. Un goccino d'acqua ce lo aggiungo pian piano e poi copro. Così mi aiuto anche con i vapori per una cottura più uniforme. La cottura dei piselli è molto a discrezione, quindi in questo caso che poi dovrò usare un ripieno non vado a cuocere tantissimo, gli aggiusto di sale e di pepe a piacere, quindi aggiungo pian piano acqua per portarli sempre ad una cottura desiderata, non eccessiva, quindi lasciarli abbastanza compatti, ma questo un po' a discrezione. Io in ogni caso non li voglio troppo morbidi. Quindi pian piano aggiungo l'acqua fin quando non mi rendo conto che la cottura sia quella desiderata, li lascio un po' croccanti e sempre col coperchio perché facilita anche la cottura in quanto i vapori cuociono anche sopra. Adesso, una volta fatti i piselli e lasciati un po' freddare, mi dedico alla pulizia del calamaro. Quindi levo i tentacoli e poi l'osso interno, la famosa barchetta, poi il sifone che anche questo è edibile, vedete qua c'è il nero, c'è il fegattino, taglio qua la base dell'occhio e levo anche il beccuccio. Sia il fegattino che il nero possono essere utilizzati in cucina anche per fare della pasta. In questo caso a me non servono, quindi levo tutto, lascio solamente il tentacolo, la testa del calamaro e il tubo, levando appunto dagli occhi in giù. Ecco qua. Una volta levato anche la barchetta, l'osso interno, controllo se è pulito e come vedete non li ho spellati. Non li spello perché poi la cottura verrà alla piastra e poi vediamo come. Adesso nei piselli che si sono un po' freddati aggiungo del pane grattugiato per creare un'amalgama, quindi far assorbire un po' del liquido, perché i calamari tendono, così come tutti i molluschi, ad avere molta acqua, quindi occorre che il ripieno sia un po' asciutto, perché poi riprende la loro acqua. E non faccio altro che riempirli con un cucchiaino. Punto. Ecco qua. Il riempimento deve essere fatto per evitare che ci siano bolle all'interno, vedete? Quindi tendo a schiacciare il ripieno verso il basso in modo da riempirlo un po' uniformemente. Quindi continuo e lo riempio più o meno per 3/4 del calamaro stesso. Quindi non vado a riempirlo tutto completamente, ma ne lascio sempre una parte vuota, perché poi tende a stringersi e quindi non deve scoppiare in cottura. I piselli con il pane fanno da amalgama e quindi riesco ad ottenere una farcia abbastanza compatta. Ecco qua, ci siamo. Vedete più o meno, non è riempito sino all'orlo, ma c'è
un buon quarto di calamaro vuoto. Questo perché poi tenderà a stringersi. Una volta riempiti i calamari, il sifone lo metto all'interno. Ecco qua, mentre il tentacolo, anziché tritarlo e metterlo in mezzo alla farcia come alcuni fanno, io invece ricostruisco il calamaro, quindi lo poggio all'interno del tubo e poi con lo stecchino lo chiudo e quindi cerco di ricomporre il calamaro così come era. Ecco qua, quindi il tentacolo viene cotto a parte, quindi non all'interno della farcia. Chi volesse invece fare il taglio e metterlo all'interno può anche farlo, ma io preferisco così perché mi piace anche esteticamente riproporre il calamaro. Ecco qua, quindi metto il sifone all'interno, poi il ciuffetto lo stesso lo metto in modo tale che escano fuori poi i tentacoli e con lo stecchino chiudo. La chiusura non deve essere super ermetica perché tanto appena il calamaro tocca il calore tende a irrigidirsi e quindi a chiudersi un po' da solo. Poi anche se dovesse scappare un po' di ripieno non è un grosso problema. Piastra con un po' di olio extravergine d'oliva abbastanza calda e faccio rosolare il calamaro sulla piastra, quindi una cottura molto naturale. Ecco qua, come vedete ho lasciato la pelle perché tanto la pelle a contatto con il calore si consuma. Poi lo buco il calamaro in modo che se ci fosse qualche bollicina d'aria tende ad uscire e quindi evita la rottura. Ecco qua, guardate un po' come già da soli si stanno irrigidendo e soprattutto sta sparendo la pelle che tra l'altro è edibile, quindi la pelle del calamaro si può mangiare, io la mangio sempre. Ecco qua, anche da questa parte dei buchini con uno stecchino e poi finisco la cottura. Non ha bisogno di tantissima cottura, quindi una volta dorato il calamaro si può togliere. Diciamo che girando di tanto in tanto e mettendo il coperchio sopra, così con il calore faccio più in fretta a cuocerli, ma roba da 5 minuti perché il calamaro non deve indurirsi, quindi deve cuocersi ma rimanere tenero e quindi non ha bisogno di una cottura elevata. Una volta cotti a puntino li tolgo dalla piastra e mi preparo ad assaggiarli. Bene, ora li taglio a rondelle e poi pronto per l'assaggio. Perfetto. Cottura perfetta, non è asciutto, è perfetto, stravanato proprio. Alla prossima ricetta, io intanto me lo finisco.